L'obiettivo di questo video è la distruzione completa e definitiva della cosiddetta causa palestinese. La causa palestinese può essere osservata, visualizzata, immaginata come fosse un albero. Guardate che carino, ve l'ho disegnato io, non parla quello che ho fatto io. Allora, le radici dell'albero sono composte, sono rappresentate da un concetto molto importante, che è il concetto di terre occupate. Questo concetto parte, secondo i filo-palestinesi, dal 1948, che è l'anno della fondazione dello Stato ebraico. Secondo la narrazione filo-palestinese, da questo momento in poi Israele ha praticamente rubato le terre ai palestinesi e da questo momento in poi iniziano ad esserci tutta una serie di ramificazioni nella cosiddetta causa palestinese, tante le conoscerete già, ve ne leggo qualcuna, che non sono nient'altro che dei deliri, sono delle fantasie che hanno queste persone. Perché? Perché sono frutto di un'ideologia, non sono riscontrabili né politicamente né storicamente. Ovviamente non poteva mancare il genocidio, l'apartheid, l'invasione sionista, che comporta i 70 anni di oppressione a danno del popolo palestinese, che non è nient'altro che un'etnia e una nazionalità inventata. Ovviamente Israele è nazista e Israele è uno stato illegittimo e quindi i palestinesi hanno tutto il diritto, dopo 70 anni di oppressione, di dover liberare la Palestina anche con la resistenza armata. Tenete presente che ci sono delle femministe, di recente una in Francia, che sono riuscite a dire che anche gli stupri di Hamas fanno parte della resistenza armata, che è un diritto dei palestinesi contro lo Stato ebraico, proprio perché li ha invasi, li ha rubato le terre, eccetera. Fondamentalmente cosa volevo dire? Che se noi ragioniamo con i filo-palestinesi su questi concetti non ce la faremo mai. Tant'è che prima di me sono arrivate persone molto più importanti, hanno provato a ragionare con i filo-palestinesi, ma hanno fatto un errore, che è quello di ragionare dal 1948 in poi. Non si può fare questo, perché qualsiasi cosa accada dal 1948 in poi, nel 1948 in poi, secondo i filo-palestinesi, Israele entra in uno stato di torto perpetuo ed eterno e qualsiasi cosa accada dal 48 in poi viene giustificata sulla base di questo delirio comprensivo del 7 ottobre. I filo-palestinesi riescono a giustificare il 7 ottobre sulla base di questo delirio. Quindi io propongo di fare direttamente un ragionamento molto più semplice, molto più facile. Escludiamo completamente qualsiasi fase storica dal 1948 ad oggi e andiamo a vedere soltanto la storia dei secoli precedenti, brevemente. Andiamo a vedere se ci sono degli scontri fra i musulmani e gli ebrei proprio sulla base della dottrina islamica. Grazie a questo riusciremo a capire qual è la causa del terrorismo contro Israele, le terre occupate, come dovrebbe sostenere la tesi numero 2, oppure la tesi numero 1, semplicemente si tratta di jihad islamica contro gli ebrei. Iniziamo, sedetevi, anno 622, Maometto parte dalla Mecca, si sposta a Medina e si sposta perché odia gli ebrei. Lui si sposta e va a Medina perché è stato esposto dagli ebrei con una tecnica brillante come falso profeta. Viene in quel momento fondato l'Islam, cioè Maometto fonda l'Islam e nella sua testa l'antisemitismo e l'Islam sono la stessa identica cosa. E cosa accade? Che inizia poi a metterlo in pratica. Vengono sterminate da lui tutte le tribù ebraiche che si trova davanti, che sono i Banu Nadir, i Banu Kainuka e i Banu Qurayza. Qualcuno riesce a sopravvivere, si sposta a Khaybar. Un video su Khaybar l'avevamo già visto ed è anche l'episodio purtroppo in cui viene catturata Safia, una leader ebrea di questa oasi di sopravvissuti. Tutta la sua famiglia viene sterminata da Maometto dai musulmani nella stessa giornata in cui poi di notte Safia verrà violentata da Maometto e poco dopo ancora diventerà una delle sue mogli. Questo è il fondatore dell'Islam. Dobbiamo ricordare ancora la battaglia del Fossato che avviene fra i musulmani e altre comunità ancora. Fra queste ci sono ancora degli ebrei e il bilancio di questa battaglia del Fossato sarà di un numero, di una cifra fra le 600 e le 800 persone decapitate in un giorno soltanto. Addirittura Maometto ordina che venga controllato se i maschi hanno i peli pubici. Se hanno i peli pubici vengono decapitati, ammazzati. Se i maschi non hanno i peli pubici vengono risparmiati e vengono presi come schiavi o ostaggi o prigionieri di guerra.
Quando, grazie a Dio, nel 632 Maometto muore, lascia detto un hadith che è questo: libererò la penisola araba dalla presenza degli ebrei e dei cristiani, cosa che accade perfettamente con il secondo successore di Maometto, che è Omar, il secondo califfo che viene dopo di lui. Ad Omar dobbiamo questa sorta di pulizia etnica della penisola araba e dobbiamo anche l'imposizione della jizya, che inizia a discriminare gli ebrei soprattutto nella zona del Levante. Ad Omar dobbiamo anche nel 720 il divieto assoluto per gli ebrei di pregare a Monte del Tempio a Gerusalemme, cosa che deve farci riflettere sul fatto che forse gli ebrei erano già lì, quindi non stiamo parlando di terre occupate. Non solo, ma sono i musulmani che arrivano semmai da sud e con questa legge di Omar addirittura viene loro imposto questo divieto di non poter pregare proprio a Monte del Tempio. Ad Omar dobbiamo anche all'inizio dell'VIII secolo, se non sbaglio, il patto di Omar, che anche questo avevamo già visto in un altro video ancora. Brevemente si tratta di tutta una serie di leggi, di regole che secondo l'Islam devono determinare l'inferiorità, cioè che determinano l'inferiorità di ebrei e cristiani rispetto ai musulmani, cioè i dhimmi. Gli ebrei quindi dovranno iniziare da questo momento in poi a girare con un abbigliamento particolare, le sinagoghe dovranno essere più basse delle moschee, andate a rivedere quel video e c'è tutto nel dettaglio, tutto il patto di Omar. Purtroppo in questo secolo iniziano ad esserci anche delle persecuzioni, ad esempio in Marocco. In Marocco abbiamo Idris I che inizia ad essere ad avere delle leggi molto discriminatorie nei confronti degli ebrei, che devono tra l'altro pagare una jizya sempre più onerosa, questa tassa che devono pagare per sopravvivere, anche perché i musulmani non devono andare a lavorare secondo l'Islam, quindi qualcuno deve produrre qualcosa, e addirittura Idris I decide che alcune ragazzine, alcune bambine ebree devono essere date dalle famiglie ebree come schiave sessuali negli harem, sia suo che di altre autorità islamiche. Il IX secolo si apre con il califfato abbasside, che per capirci è questo. Abbiamo tutta una serie di rafforzamenti di quelle che sono le leggi praticamente contenute nel patto di Omar, che riguardano l'abbigliamento, il modo di fare e questo senso di inferiorità continuo che devono sentire gli ebrei, i dhimmi, quindi anche i cristiani, nei confronti dei musulmani. Sul finire del secolo abbiamo anche la distruzione di diversi cimiteri ebraici. Le tombe degli ebrei vengono direttamente sostituite dalle tombe dei musulmani. Entriamo nel X secolo e abbiamo l'ingresso anche di Italia e Spagna. I musulmani attaccano diverse volte le coste dell'attuale Puglia e in una comunità ebraica in provincia di Brindisi vengono massacrati tutti gli ebrei da parte dei musulmani in uno di questi attacchi. Riescono a sopravvivere soltanto una decina di rabbini che vengono catturati come ostaggi. Una cosa molto simile inizia ad accadere anche nei pressi di Barcellona. Gli ebrei vengono espropriati di loro tutti i possedimenti, iniziano a scappare quelli che sopravvivono, quelli che appunto non vengono uccisi subito, e iniziano poi ad esserci anche delle conversioni di massa forzate. Nell'XI secolo siamo nel califfato fatimide, abbiamo ovviamente tutti i problemi detti in precedenza, le sinagoghe vengono distrutti anche dei rotoli della Torah, degli artefatti ebraici, e iniziano ad esserci dei veri e propri pogrom. Uno dei più famigerati è quello del 1011 a Cordova, quindi nella Spagna islamica, nel califfato dell'Andalusia, dove vengono uccisi tutti gli ebrei spagnoli sefarditi, che suppongo non dovessero ridare indietro nessuna terra a nessuno spagnolo, anzi sono gli arabi musulmani che sono arrivati. Abbiamo degli attacchi anche in Tunisia e poi un altro pogrom nel 1033 a Fes in Marocco. Questo pogrom passerà alla storia come il massacro di Fes, che comporterà la morte di più di 6.000 ebrei massacrati. Ancora in Spagna, a Castro Jeris, abbiamo tutta una serie di attacchi e 70 ebrei vengono condannati a morte e uccisi in un unico giorno. Anche l'Iraq entra nella lista di di luoghi che stanno iniziando a massacrare gli ebrei, finché abbiamo un altro massacro nel 1066 abbastanza famigerato, che è il massacro di Granada, per un bilancio appunto di 4.000 morti in un giorno soltanto. Nel 1071 a Gerusalemme vengono distrutte quasi tutte le sinagoghe. Anche questo dato deve farci pensare, perché se c'erano delle sinagoghe a Gerusalemme probabilmente gli ebrei erano già lì.
in questa fase, e poi ancora altri attacchi sempre a Granada in Spagna nel 1090. Il XII secolo è un altro disastro, ricordiamo brevemente tutta una serie di attacchi soprattutto a Marrakech, le conversioni forzate di massa che continuano da tutte le parti, ovviamente Cordova ritorna in auge e ancora nel 1146 vengono uccisi soltanto nella città di Fes 100.000 ebrei e soltanto nella città di Marrakech 120.000 ebrei. L'anno seguente tutti gli ebrei vengono espulsi dall'intera Spagna. In questo momento, cioè sul finire del secolo, anche nello Yemen iniziano ad esserci queste conversioni di massa forzate e gli ebrei non dovevano ridare nessuna terra agli yemeniti perché erano già lì. Il XIII secolo è tutto un grandissimo disastro. Ricordiamo brevemente che abbiamo dei massacri nell'attuale Iraq, diciamo a Baghdad, poi ancora in Persia, e volevo menzionare un divieto che scatta a Hebron, che è a qualche chilometro da Gerusalemme, alla tomba dei patriarchi, cioè nel 1260 viene impedito agli ebrei di entrare oltre un certo gradino alle tombe dei patriarchi, che sono delle grotte praticamente con queste tombe. Questo divieto durerà 700 anni. Anche questo ci deve far pensare, probabilmente gli ebrei erano già lì, tant'è che è pieno di siti archeologici o di siti come questo, luoghi di culto, di venerazione come le tombe dei patriarchi. Hebron attualmente si trova in Cisgiordania, quindi chi ha occupato le terre di chi? Il XIV secolo è un grandissimo disastro per quanto riguarda tutto l'antisemitismo islamico, che a questo punto è diffusissimo da qualsiasi parte. Volevo ricordare la città di Tabriz, che addirittura vede un ebreo che forse si era convertito all'Islam, che viene decapitato con un pretesto, come accade ancora oggi in Pakistan, e dopodiché scoppia come sempre questa psicosi di massa, e addirittura nel caso di questo episodio di Tabriz viene presa la testa di questo ebreo, viene fatta portare in giro in parata come fosse la striscia di Gaza il 7 di ottobre per giorni interi, e la religione di pace produce anche un nuovo canto. Ecco la testa dell'ebreo che ha abusato del nome di Dio. Abbiamo rivolte molto simili a Damasco nell'attuale Siria, delle conversioni forzate di massa anche a Baghdad, e la situazione si complica tantissimo in tutta la Spagna per quanto riguarda le città di Toledo, Siviglia, Granada, Valencia, Maiorca e Cordova. Abbiamo migliaia di morti. Ovviamente non poteva mancare a questa altezza della storia la Sicilia. Abbiamo dei massacri a Catania, Siracusa ed Erice. Il XV secolo è un disastro su tutti i fronti, abbiamo degli attacchi sia in Sicilia, quindi in Italia, che in Spagna, e purtroppo a questa altezza iniziano a confondersi i massacri che fanno i cristiani contro gli ebrei con i massacri che fanno i musulmani contro gli ebrei. Fondamentalmente gli ebrei sono perseguitati da tutti, con la differenza che quando un cristiano è antisemita non sta applicando neanche una virgola della religione cristiana, quando invece un musulmano è antisemita sta applicando l'Islam alla perfezione. Il XVI secolo lo ricordiamo per due attacchi che ci sono a Hebron e Safed. Gli ebrei vengono uccisi, espropriati, violentati, derubati. Il XVII secolo è un disastro perché addirittura gli spagnoli e i portoghesi riescono a esportare l'antisemitismo, e addirittura ci sono dei massacri in Messico contro gli ebrei, cosa che io non sapevo. E a questo punto la sensazione, studiando questi secoli, è che l'Islam stia a casa semplicemente a sfregarsi le mani e a gioire del fatto che ci sia qualcun altro che perseguita gli ebrei, che, come ricordavo, però hanno fatto schifo i cristiani con gli ebrei, non c'è nessun dubbio, ma non fa parte di nessun punto del cristianesimo una cosa del genere. Quindi saltiamo direttamente al XVIII secolo, dove entrano in lista massacri anche nell'attuale Iraq, Arabia Saudita, Marocco e Libia. Della Libia volevo ricordare il massacro di Ali Bursa Pascià, che uccide centinaia di ebrei in un solo giorno. Entriamo così nel XIX secolo, abbiamo persecuzioni e centinaia di morti anche in Algeria, nuovamente in Persia, un caso a Damasco che comporterà poi come il solito pretesto la persecuzione e i massacri di quasi tutte le altre comunità ebraiche che fanno parte del Medio Oriente, che fanno parte del Levante. Abbiamo nel 1864 500 ebrei uccisi a Fez e a Marrakech, quindi in Marocco, e una ventina di ebrei ammazzati in Tunisia, ed è così che si entra nel XX secolo.
Il XX secolo, lo sapete tutti, inizia con il caso Dreyfus, inizia con gli ebrei che sono perseguitati da tutti, compreso dal blocco comunista, inizia anche con la diffusione e la traduzione in lingua araba dei protocolli degli Avi di Sion, e inizia poi purtroppo l'Olocausto. L'Olocausto inizia con l'alleanza fra il nazismo e l'Islam, che avevamo già visto, esemplificata da queste immagini orrende dove c'è quest'essere, il Gran Mufti di Gerusalemme, che sorride con Hitler, oppure che sorride su e giù per i campi di concentramento nazisti. E io qua mi fermo. Non c'è bisogno neanche di avvicinarsi al 1948 per essere sicuri che l'Islam abbia sempre perseguitato gli ebrei ovunque fossero, dalla Spagna alla Sicilia, alla Puglia, allo Yemen, all'Iran, proprio perché la dottrina islamica prevede questo, perché la dottrina islamica è stata fondata da Maometto in un momento in cui lui odiava tantissimo gli ebrei. Quindi, tornando alla domanda iniziale, ci sono state, prima delle terre occupate, dei momenti di convivenza pacifica fra ebrei e musulmani? Assolutamente no, non ci sono mai state, c'è sempre stata persecuzione. Questo significa che la tesi numero 2 delle terre occupate è un pretesto per giustificare il terrorismo, per giustificare la jihad islamica contro gli ebrei, e che la tesi vincente è soltanto una: si tratta, qualsiasi cosa accada contro lo Stato ebraico di Israele, di jihad islamica contro gli ebrei. Arrivati a questo punto possiamo trovare ancora 2 conferme che possiamo usare a nostro favore se dovesse capitarci di dibattere con i filo-palestinesi. La prima è semplicissima: osserviamo il comportamento attuale di alcuni paesi islamici come la Turchia, l'Iran, il Libano, la Siria, lo Yemen. Sono tutti contro Israele e sono tutti dalla parte di Hamas. Cosa vuol dire questo? Che Israele ha rubato le terre all'Iran? Significa che Israele ha rubato le terre anche ai turchi? No, significa soltanto che sono tutti musulmani e che quindi si stanno semplicemente comportando per quello che l'Islam dice, punto. Ulteriore ed ultima conferma: se dovesse capitare di parlarvi con dei filo-palestinesi, chiedetegli in quali anni sono stati fondati gli altri stati che Israele ha a fianco. Israele è stata fondata nel 48, la Giordania è stata fondata nel 46, il Libano è stato fondato nel 43, la Siria è stata fondata nel 46. Per quale motivo le date sono più o meno le stesse rispetto alla fondazione dello Stato di Israele del 48? Semplicemente perché l'impero ottomano è crollato e quelle che sono diventate le ex province dell'impero ottomano hanno dovuto, con un loro percorso, trovare l'autonomia, quindi concludere questo percorso di indipendenza. Ognuno ha avuto i propri tempi. L'Egitto e l'Iraq, ad esempio, raggiungono l'autonomia prima, negli anni 20, 30 se non ricordo male, e dopodiché gli altri paesi raggiungono l'autonomia e vengono fondati quando anche viene fondata Israele. Tutto lì, con dei passaggi da mandato britannico a protettorato francese, ma sono tutti fondati negli stessi anni. Cosa vuol dire? Che la Giordania adesso deve ridare le terre agli ottomani? Oppure significa che, non lo so, il Libano deve andare a riesumare gli ottomani dalle tombe e ridare le terre occupate agli ottomani? Ovviamente questa è un'ennesima conferma del fatto che quella delle terre occupate è soltanto un pretesto per giustificare la jihad islamica contro gli ebrei. Punto. E io con questo considero la causa palestinese completamente esaurita. Tutta la causa palestinese ha uno zoccolo duro di persone che te lo dicono: io sono dalla parte di Hamas perché odio gli ebrei. Perfetto, con quelle persone non c'è niente da fare, non si può ragionare. Con tutto il resto di persone, che è una parte molto corposa, che seguono la causa palestinese, si può ancora ragionare. Io sono riuscita e semplicemente quello che ho applicato sono queste 3 cose facilissime. L'Islam l'ha sempre fatto, anche gli altri stati nascono quando nasce Israele semplicemente perché crolla l'impero ottomano, e poi guardare tutti gli altri. Tutti quanti i musulmani odiano Israele. Punto.
Resterebbe ancora adesso tutta una parte di persone che io osservo in Italia che non sono particolarmente filopalestinesi, non vanno alle manifestazioni, ma sono in uno stato emotivo di tensione, in uno stato emotivo teso da troppo tempo, perché osservando il telegiornale, seguendo le notizie, provano molta antipatia per Israele e provano molta simpatia, empatia, diciamo, per le vittime palestinesi. Io non credo che arrivati a questa altezza della storia sia colpa di questi italiani. Io credo che questi italiani stiano semplicemente seguendo le notizie del giornalismo italiano, che è molto viziato per quanto riguarda i conflitti che includono Israele. In altre parole, nessun giornalista italiano diffonderebbe mai delle notizie così per come le diffonde il Cremlino o Caracas, ma invece nel caso di Israele e qualcun altro, in questo momento noi stiamo vivendo tante notizie che arrivano dalla striscia di Gaza, che sono notizie di Hamas. Per questo motivo nel prossimo video mi dedicherò a smantellare alcune falsità che escono dalla striscia di Gaza, non perché dobbiamo per forza essere giornalisti migliori, non siamo neanche giornalisti, ma applicando semplicemente soltanto un pochino di buon senso e rendendoci conto che le cifre, i dati che dà Hamas non sono assolutamente credibili. Dopodiché la causa palestinese la possiamo completamente considerare defunta ed esaurita. Lasciate il pollice in su perché questo aiuta il canale a sopravvivere. Grazie mille, ciao, a presto, forse. Grazie, ciao.